Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering, io sono James, tenetevi forte perché oggi andiamo a fare un unboxing e trasferiremo i nostri quartieri invernali al caldo, però andiamo in ferie, andiamo nel Pacifico. Band of Brothers, Old Breed, South Pacific, dai che andiamo! Oh, eccoci qua. Band of Brothers, designed by Dean Halley and Gene Crone. Old Breed, South Pacific. Sì, perché qua ci spostiamo. Siamo al Pacifico. Il primo capitolo era Screaming Eagles, uscito nel 2010-2011, non mi ricordo, la prima edizione, poi c'è stata una seconda, adesso c'è anche la terza ristampa. Quello invece era ambientato in Francia e accompagnava la 101esima aviotrasportata americana. Gioco di Worthington Publishing, una casa americana che sta facendo tutti questi prodotti. Dopo ce n'è un altro, il secondo capitolo, invece, che si chiama Ghost Panzers, portava nel fronte orientale. Come vedete abbiamo cambiato anche lo sfondo qua perché ci siamo messi a tema. Sono stati dei ritrovamenti dell'era Wargame 3D, cose che si pensavano dimenticate, poi i giorni sono passati, le settimane sono passati in anni, gli anni in altri anni, e finché le credevo perdute dopo rispuntano. Va bene, non chiacchieriamo troppo. Allora, avete visto la serie The Pacific, come sto facendo io in questo momento, anche perché sto leggendo questo libro qua che è davvero bello. Allora, siete gasati, vi comprate questo, volete giocare il gioco, perfetto, cosa c'è di male? Poi questo libro qua, ragazzi, se volete una bella lettura sulla guerra del Pacifico, questo qua è un bel libro che tratta tutta la guerra del Pacifico da un punto di vista abbastanza, anzi molto imparziale, sembra. Bernard Millot, che è un francese, quindi, e qui è proprio dettagliata tutte le battaglie, tutti gli ordini di battaglia, tutti gli avvenimenti, tutto quello che porta anche all'inizio. Inizia bella introduzione, ti fa capire bene la psicologia del soldato giapponese e come sono arrivati alla seconda guerra mondiale, perché è davvero un bel libro.
e anzi si fa leggere, non è molto pesante, cioè in 2 sere prima di andare a letto, così un sonnellino, mi sono fatto fuori 150 pagine, bello, c'è anche le mappe, ma non divaghiamo che oggi stiamo chiacchierando troppo. Allora, Old Breed, South Pacific, ok, un tattico, World War II, se non si avesse capito, seconda guerra mondiale. Ok, mi sono preso questo perché è l'ultimo, non ho mai giocato ho giocato Screaming Eagles l'altra settimana su Tabletop Simulator, ho fatto gli scenari di training, ho sempre guardato per distante, anche perché non si trovava così, e poi mi sto buttando un po' sui tattici, cioè per me sto anno è l'anno esplorazione dei tattici, a quanto pare disastro. Torniamo a noi però, perché stasera ne sto chiacchierando troppo. Ho preso questo perché è l'ultima versione del regolamento, dovrebbe averlo anche la terza ristampa di Screaming Eagles, non vorrei dirlo, ma magari lo vedremo più avanti, perché non si sa mai come vanno queste cose, perché sti qua è una serie di tutto rispetto, 3 capitoli, ha il suo regolamento. Il regolamento va bene tutta la serie, dopo ogni capitolo ha le sue eccezioni, le sue cose, e ti vai a vedere, però la base è tutto, quindi a volte ci salti su, e qua ci salti su anche velocemente. Se il gioco è bello, spoiler, è bello, ti viene voglia, cioè capite che un vero pericolo, ti voglio andare anche dalle altre parti, però sto facendo i bravi, ci conteniamo qua e poi si vedrà. Comunque spoiler, sì, è bello perché è semplice, però vabbè, insomma, dalla mia esperienza, non è, come avete capito, io non sono un dinosauro, un veterano di SL e tutte queste robe qua, quindi io parlo sul mio canale per la mia esperienza, condivido le mie esperienze, le mie scoperte, eccetera. Non sono Gesù Cristo e neanche la Madonna, ma torniamo a noi, che non mi ricordo più, e stasera no per tutti, cioè stavo dicendo, bel gioco, un bel regolamento, ci salti subito su perché poi vedremo, saranno 8-9 pagine di regole base, poi tutte le sue cose, sfaccettature, ma quello che fai ha veramente senso e non è banale, non è un giochino, è un bel gioco, secondo me è un bel gioco, a me piace. Quindi tanto apriamo qua, no, apriamo niente, dai, andiamo a vedere il retro prima. Siamo i bravi, tanto vedete che qua c'è un po' di roba e ti arriva già mezza aperta. Vediamo il retro, tanto qua sneak peek del tipo di colore di mappa, vediamo super non so, anche troppo per me, però ok, potrebbe essere funzionale. The Old Breed South Pacific is a fast playing game of squad level combat in World War II. Sì, qua accompagniamo la prima divisione Marine riguardo al canale. Le regole sono clear and concise, questo fatelo dire a noi magari, però mi sembra di sì. E vedete, oltre a fanteria che ci sono anche i mezzi, tanks, artillery e amphibious vehicle, e comunque spoiler qua, perfino i bulldozer, cioè capite, sono state fatti bravi, buttano giù casa. Vedete un po' di terrains, 1-2 giocatori, sì, vedete, mettono 1-2 perché è solitariabile se a uno piace farlo. Vittoria all'interno di 2 ore, mi sembra di sì, cioè io ho visto pochi scenari, però mi sembra di sì. Poi ti mettono il solito suitability, vabbè, a metà non posso metterlo high, è sempre un tattico, cioè non ha il bot, quindi è giusto. Alcuni mettono il massimo anche se non ha un bot, un sistema dedicato, secondo me è giusto così, però è solitariabile, ragazzi. In complexity è medium, sì, è facile saltarci su, però poi se vuoi andare nel dettaglio e esplorarlo per bene, e anzi se vuoi giocarlo bene, occorre il suo impegno, insomma. Ma rispetto ad altri, ottimo, bel prodotto secondo me questo di Worthington. Una scatola che, bella laccata, ok, però non ha la cosa da GMT. Questa la posso appoggiare tranquillamente, non mi ammacca il tavolo, ok. Andiamo qua, subito di regolamento. Intanto molto spartano, niente copertine, qua andiamo al sodo. Vedete, versione 2.2, piccola introduzione, abbiamo delle abbreviazioni ovviamente, componenti eccetera. Vabbè, qua partono con le regole generali del sistema, tipo i counter, command points, operation. Comunque roba carina è che in ogni scenario le due fazioni hanno degli operations range, cioè non so, tu nel tuo turno puoi fare da 1 a 3 azioni, invece tu americano nel tuo turno puoi farne da 2 a 4, quindi vuol dire che tu hai questo operation range, puoi farne da 2 a 4, quindi cioè, al massimo muovi 4 unità, al minimo 2 però minimo 2, stai buono, stai qua, cos'hai le gambe,
minimo, quindi hai sempre poche unità da muovere e magari non le vuoi neanche massimizzare questi. Ci sono dei command points, ogni schieramento ha dei command points che ogni turno ne puoi spendere, non so, dipende quanto ne dà lo scenario, puoi fare robe fighe, tipo puoi ritirare dei dadi, puoi sparare il moral check, puoi sparare più distante, un po' più forte, insomma ti dà una spintarella, robe carine. Comunque molto facile, cioè i turni qua dovrebbero rappresentare tipo 2 minuti, 1 minuto o questioni di secondi, frazioni di secondi. Markers used, vabbè, insomma quando usi un'unità poi va used. Infantry fire, qua è suppression e moral checks, roba importantissima. Questo gioco qua si basa tantissimo sulla manovra e la soppressione dell'unità, che è una soppressione seria, che ha senso, puoi fare le manovre giuste, cioè non è un wargame. Soppressione e moral checks, ogni cosa che fai deve fare check del morale, ma la maggior parte sarà automatica perché questi sono i valori del morale, ragazzi. Quello in alto è quando sei pieno. Questo gioco si utilizzano i D10, fare check del morale, tiri un D10, devi fare uguale o minore al morale, quindi se sei al massimo è sempre successo, quindi non serve mai farlo. Però tu puoi prendere soppressione, ti sparano, puoi prendere una soppressione normale, quindi il tuo morale diventa 6, devi fare 6 o meno per attivarti, o se no sei sotto fuoco pesante, fai una sei super soppresso, diciamo, e quindi vedete, da 2 a meno, quindi difficile, problemi. Qua un sacco di altri valori, però hanno tutti senso. In realtà è da dividere da 1, 2, 3, cioè questo come spari, che gittata spari, cosa serve all'avversario per causarti una perdita, quindi molto facile. Questo qua è il morale. Proseguiamo, vedete, movimento, withdraw, assault fire, cioè puoi muovere, poi spari, il nemico poi non è che sta là a guardarti, ti fa opportunity fire se sei in gittata mentre ti muovi, e quindi si gioca anche nel turno avversario. Capite che qua sono tanti sistemi a tenere conto. Poi c'è il final op fire, che è una cosa bellissima, che questa è una figata, che quando qualcuno ti arriva adiacente. Poi vedete, allora sto regolamento qua ci dicono che tipo sti paragrafi qua in verde, queste sono regole nuove che sono state introdotte con la 2.2 e che sono proprie del Pacific qui, oppure alcune opzionali tipo nello Screaming Eagles e negli altri capitoli. Per esempio una importante, vabbè, qua questa è solo per questo, VTS in Japanese Infantry di là, cioè in Germania ci sono i giapponesi, ovviamente in Francia. Una roba importante però che introducono qua e che è opzionale negli altri è il flank, cioè anche le fanterie qua hanno il flank, hanno l'orientamento, nel senso hai i tuoi esagoni, tutti gli esagoni davanti sono il tuo davanti, tutto il resto è flank, quindi tu quando vai in melee con un altro gli arrivi sullo stesso posto, perché c'è anche la fase in melee ovviamente, e se per esempio hai un bonus e gli arrivi dal fianco, oppure non puoi sparare un malus se spari uno che è dietro di te, o tutte queste cose qua. Comunque poi ti puoi girare, fare cose, ma è molto semplice. Cioè vedete a pagina 9 stop, basta. Questo è il base. Dopo queste 9 paginette qua scritte belle, vedete sti caratteri fumettosi, cioè dai, sembra leggere un manga. Comunque bisogna ragionarci un attimo su, stop. Poi potete giocare gli scenari di training, in realtà potete giocare tutto, perché poi andate a vedervi solo, sono varie sezioni. Per esempio avete un scenario con i veicoli o i cannoni, cioè vi leggete queste paginette qua, basta, sono 4 paginette in più. Giocate un scenario con l'artillery support, potete vedere le armi anticarro, come funziona, ovvio. Poi ci sono gli aerei, ragazzi, anche i veicoli volanti, questo non lo sapevo, lanciafiamme, cioè capite, sono tutte le eccezioni. Poi ci sono tutti i terreni, comunque dovrebbe esserci player aid con i modifier di tutti i terreni. Qua è proprio il dettaglio, vedete, anche con gli esempi, magari con le linee di vista. E poi vedete che vedo magari che ho detto che l'altro non è un wargame, questo sì, a parte le cose ovvie, ma summary of national differences, cioè un fucile di un tedesco non è un Kar 98, non è uguale a un M1 Garand, un'edizione. Una truppa d'elite, un paracadutista non è uguale a un soldato tedesco regolare. Dai, qua comunque è il weather. Ragazzi, weather, ci sono i monsoni qua, ovviamente nel Pacifico sono robe diverse che non ho letto.
Una roba diversa comunque che c'è qui, quando tu spari e per colpire fai un 1 col dado, triggeri un evento, cioè bisogna andare a tirare sulla tabella dell'evento, può succedere anche niente. Comunque questa qua è una cosa da tenere conto degli 1 qua su sto gioco, quindi tutte robe strane che comunque vedete per il solitario un altro punto in più, però il solitario è una roba a parte, questo è un gioco da 2 come dicevo, poi potete divertirvi anche in solitario, cioè almeno là sta alle persone. Le Japanese Melee ha le sue cose, Suicide, Anti-Tank Team, aiuto, cosa fanno? Seishin, aiuto, bello. Banzai Charge, tipo Banzai vorrebbe dire 10.000 giorni all'imperatore, altri 10.000 anni di vita. Vabbè dai, regole opzionali, comunque vedete qua regrouping, con un bel glossario, totale sono 36, però da pagina 9 in poi sono tutti capitoletti opzionali, poi ci sono un sacco di pagine di terreni in dettaglio, poi qualche capitoletti sono i veicoli, gli antitank, queste robe, a seconda dello scenario andate ad integrare. A me sembra una roba onesta, cioè sono tanti tattici eccetera, però bisogna sempre vedere uno fino a che livello si vuole spingere. Cioè, sicuramente SL è il migliore, però è anche quello che magari ti richiede più applicazione, ma comunque in generale ogni sistema ti richiede un'applicazione, anche l'Old School Tactical, anche quello di Lock and Load Tactical e tutte queste storie qua, e quindi bisogna vedere quanto uno vuole investire, cosa vuole giocare, anche un Conflict of Heroes per quanto poco, ma anche là andiamo più sul semplice, tipo questo. Ci sono i giochi belli, i giochi non belli, cioè secondo me questi qua sono tutti belli, dopo bisogna vedere cosa uno cerca nel tattico e cosa preferisce eccetera. Comunque questo è un bel compromessino secondo me. Poi se vuoi robe più dettagliate, profonde, vai negli altri che abbiamo citato. Scenario book, enlist now, perché sennò sono guai, mi arrivano i giapponesi a casa. Vediamo, allora, scenario di training, vediamo come è fatto uno scenario. Allora, questi sono i turni, ragazzi, delle regole, ok, condizioni di vittoria, ti dicono chi si schiera per primo e chi muove per primo. In questo caso i giapponesi si schierano, i Marines invece si muovono per primi. Ti dicono dove puoi settapparti. Operation range vuol dire le mosse che potete fare durante il vostro turno da 2 a 4. Command points, che sono quelli cosi, potete spenderne in questo caso uno per turno per pompare qualcosa, darvi dei bonus. E questo è il lato di rotta, sì, perché unità quando sono in posizioni beccate, in posizioni difficili e falliscono il morale, tendono ad andare, insomma, a mettersi a riparo, e se addirittura sono vicini al lato della mappa o sono obbligati ad andarci, cioè scappano. Questo è quello per gli americani, giapponesi. Invece vedete che Operation Range ne hanno 2, quindi gli americani sono più flessibili, possono fare da 2 a 4. E queste sono le unità che ci sono in mappa. I decoy sono delle robe tipo false, così tu non sai, pensi ci sia qualcuno, invece c'è il decoy e ti dicono come settapparti. Ok, questo è il primo. Poi Training Scenario 2, quindi vedete introduce un po' King of the Hill, ho uno scenario un po' più, vedete intanto qua le mappe come vanno messe, scenario un po' più lunghetto, 11 turni, prima battaglia, ma comunque sì, 1-2 training scenario, ma poi andiamo scenario 49, si parte 50, perché praticamente riprendono la numerazione di Screaming Eagles and the Ghost Panzers, credo sia per quello, quindi è tutta una serie, un gioco, è tutto un sistema. Andiamo fino al 68, dal 49 sono 19 scenari, alcuni sono doppi, fate conto sono 21 scenari, sembrava che un paio fossero doppi con disposizione diverse, perché magari sulla stessa battaglia, sulla stessa giornata, ma forse solo il 53 che è doppio, quindi sono 20 scenari mi sembra. Comunque, cioè, ce n'è da giocare, vediamo ste mappe. Intanto mappe montate, ragazzi, componenti super. Questa è la mappa, dimensione 11 pollici per 17 pollici, fronte retro. Beh dai, ci sta come colpo d'occhio. Questa è la terza e questa è la quarta ed ultima. Ci sono 4 mappe e comunque direi che il colpo d'occhio è bello in dettaglio, vedete, numerazione sugli esagoni. Sì, ha il suo stile un po' più fumettoso, a me piace un po' più serio, non che non sia serio questo qua, però ci sta perché sembra ci manca solo la scritta Kilroy was here.
però ci sta sia il font che tutto. Bello, in generale direi che mi piace, io lo promuovo. Andiamo a vedere sti counters, ragazzi. Allora, oh, guarda che bei counter, bel foglio di counter, cioè vengono via come niente, già prestondati. Ecco qua i nostri Marines, come dicevamo prima, 3 valori, spari, secondo email 6,5 quanto lungo spari, e qua quando ti fanno danni, e i 3 numeretti qui in alto a destra sono i 3 livelli di morale. Poi l'unità può essere ridotta ovviamente, qui vedete che è un po' meno forte di prima. Andiamo a vedere gli altri. Attenzione, qua mi cadono unità di mortai, mitragliatrici, altri tipi. Questa è tutta fanteria americana ovviamente. Di qua così ridotto. Andiamo a vedere qui 3 squadre, mitraglieri. Oh, vediamo qui M4A1, altri carri, altri mezzi anfibi, M3A1, M4, bulldozer. E qua andiamo ai nostri amici giapponesi, vedete qua un fante giapponese, ben diverso un fante americano, perché intanto vediamo che il morale, insomma, il soldato giapponese era addestratissimo, era in guerra prima che loro cominciassero l'addestramento, infine all'inizio, diciamo. Poi con lo shintoismo, tutte queste robe qua erano proprio dei limiti del fanatico. Però vediamo un Garand, un Bar, colpisce la più gittata dell'arma d'ordinanza magari giapponese. Non so cosa sia questa S sopra il 4, dovrebbe essere la regola shintoismo. Comunque, counter sono bellissimi, cioè vengono via bene. Andiamo a ammirarli un altro po'. Terzo foglio, sembra unità giapponesi, ragazzi. Comunque, queste sono tutte unità diverse. Queste sono diverse da quelle di prima, che sono diverse da queste. Artiglieria, carri leggeri, i T97 CH. Avevano apposta sti carri qua perché sono addestrati a combattere nella giungla. Infatti avevano preso la Malesia, sono andati per Singapore, già in inglesi sono stati balbi praticamente, che hanno visto questi qua avanzano nella giungla in terreni che non avevo neanche calcolato che potessero essere percorsi come matrici d'attacco. Il soldato giapponese è addestratissimo, infatti poi sappiamo com'è andata. Ok, quelle erano le unità. Qua andiamo già di conceal, foxholes, cioè scavi le buche, roba del terreno, bunker spinato. Poi ultimo foglio di counter, quindi sono 5 fogli, tutti gli status in teoria. Quando ti metti in up fire per sparare più efficacemente nel turno avversario, move per i mezzi, smoke non lo so. Questi sono i suppressed, che può essere light suppressed oppure fully suppressed, quindi si è inchiodato il flank, perché qua c'è il flanking, delle cose necessarie. Poi nel retro tutti gli used, una muraglia, perché ogni volta che fai qualcosa un'unità gli metti used per non puoi usarlo di nuovo. Così insomma, come vedete qua sto prendendo counter ovunque. Ma andiamo avanti il nostro unboxing, perché le cose successive sono player aids, player references, che consistono. Qua è tutta la firepower proficiency in teoria, l'artiglieria e tutto, i modificatori. Qua melee, come si comportano, veicoli contro infantry, insomma un po' di summary di robe. Oh, ecco qua, oh vedete, oppure non ci fosse, sarebbe stato terribile. Tutta la chart dei terreni, ragazzi, quindi cosa ti va a incidere quando spari lì, con cosa, a ragione del terreno, il movimento, quanto ti costa, cosa succede, altre regole. Quindi questa qua è Dio qua dentro praticamente. Poi ne abbiamo un altro, se è piaciuto magari anche un coso delle regole, forse tipo un attimo le fasi di turno, con 2 eccezioni, però magari non è necessario, sono solo io che sono ancora ignorante. E questa cosa qua, vedete, mi hanno fatto la scatola un attimo più light, ma mi hanno messo la counter trail, cioè, no, lo fanno anche in altri giochi la volte. Ma come vedete, va bene, tanto dadini di 10, che qua va bene tirare basso, più basso tiri meglio è, quindi un 4 un 1 va bene, posso essere forte su sto gioco, sono buoni auspici. Counter Trade, cioè è proprio una plasticaccia del cavolo, cioè, non è il Counter Trade GMT, però è perfetto, perché guardate ragazzi, cioè il counter qui ci stanno giusti, così ti li metti tutti in pila, quindi una figata.
più una bella vasca fonda. Qua ci stanno tutti i counter e hai anche il coperchio, quindi ok, promossa sta cosa qua, penso sia promossa, cioè almeno a me piace avere la roba ordinata, spero funzioni bene, non si spacchi in fretta, però la estrai magari la scatola potrebbe andare benissimo. Infatti non la estrai, però devi estrarla perché hai sto coperchio del cavolo, quindi non lo so, questo è da valutare. Forse avrei preferito che avesse usato queste cose per una scatola più spessa laccata, forse, perché questa qua penso hai tutti i counter dentro, la devi tirare fuori perché hai il coperchio, quindi fai così, quando fai così magari rischi che ti salta fuori la roba. Comunque da valutare. In compenso bei materiali in generale, cioè bei counter stondati, belle mappe montate, ragazzi dai, due player aid, cosi decenti, prezzo forse si potrebbe stare 5-10 euro, 5 euro in meno almeno, sì, bell'arte, comunque non ci lamentiamo che ci arriva tanta meno roba, è più schifosa, meno soldi. Qua c'è un bel gioco. Questo era Band of Brothers Old Breed South Pacific. Beh, io spero adesso continuerò a giocarmi in solo perché i miei amici sono tutti degli ignaviati, gli piacciono giocare i giochi empi dove devi contare, fare robe, mettere pedine, fare il ragioniere contabile, non è senza anima, però magari qualcuno lo convinco. Questo era Band of Brothers Old Breed South Pacific di Worthington Games, io sono stato James, questo era Winter Quartering e ci vediamo alla prossima, dai. Ciao belli.